Ciao ragazzi, un caro saluto. Oggi un argomento un po' particolare, ma tenterò di toccarla piano. Ultimamente l'intima connessione tra alieni, alienati e religione appare sempre più evidente. Costoro che dicono di parlare con entità superiori, salvo una parte che lo fa per tornaconto personale, sono principalmente persone che hanno sofferto molto, visibilmente traumatizzate dalle loro esperienze. Questi poveri diavoli, o forse sarebbe più indicato dire poveri cristi, vengono usati per lucro da molti canali di intrattenimento su YouTube. C'è chi li deride o peggio ancora li accusa di essere dei pazzi, oppure c'è chi li asseconda nei loro deliri fino a farne dei santi. Ormai è chiaro che non ci troviamo più di fronte a dei fatti isolati, questa tematica è sotto gli occhi di tutti. Mi rendo conto che è anche difficile parlarne senza cadere in fraintendimenti. La cosa migliore per farvi capire e tentare di farmi capire da voi quanto queste persone abbiano un grosso problema. Più che derise, andrebbe aiutate. Ed intendo esprimere la diagnosi usando mappe del territorio diverse. Per prima cosa, in termini medici, descriverei la questione come mentismo, un sintomo psichico non raro nella psicastenia, caratterizzato da un rapido succedersi di contenuti ideativi. Si accompagna a uno stato di angoscia ed inquietudine, aggravato dalla penosa sensazione di non essere padrone del proprio pensiero. Se fossi uno sciamano guerriero, che ha resistito alla chiamata da parte degli spiriti e che quindi non si è lasciato da essi possedere, vi direi che in realtà il nemico è sempre interno e che in molti dimenticano il puro antico suono della propria voce, visto che ormai ascoltano solo quella del loro proprio ego. Occorre molto allenamento per distinguere tra le subdole voci del nostro astuto ego e la voce a volte incomprensibile della nostra coscienza. Di conseguenza queste persone che hanno subito forti traumi come lutti o insegnamenti religiosi sono preda di spiriti maligni, i voladores, che nutrendosi di sofferenza giocano con l'ego delle proprie vittime e le sottomettono al proprio volere. Questo a volte viene con la forza, a volte con l'inganno, molto spesso con entrambe le cose. Ma infine il vero sciamano scopre che l'unico vero, subdolo e insistente nemico in realtà non è altro che la nostra poca consapevolezza di noi stessi. Se fossi un medico delle neuroscienze della fine del Novecento, vi direi che c'è una parte primitiva del nostro cervello, detta rettiliana, che è in grado di prendere il controllo su molte delle nostre funzioni cognitive, trasformandoci in automi dai tratti ritualizzati, incapaci di avere un pensiero proprio ed agire secondo coscienza. Se fossi Corrado Malanga vi direi che sono tutti addotti fino all'ultimo orifizio. Espongo tutto questo per farvi comprendere come ci siano numerose scuole di pensiero differenti tra loro che spiegano come un uomo possa diventare succube di quella che chiamiamo spesso impropriamente col nome di entità superiori. Siano essi una costruzione fatta da noi stessi, siano angeli, demoni, arconti, militari, alieni o quello che volete, il modus operandi è sempre lo stesso. A questi malcapitati viene offerta la salvezza, diventano immediatamente detentori della verità assoluta, vengono elevati al di sopra degli altri, gli si dice che loro sono speciali, che possono fare miracoli, gli si promette mari e monti e se li si fa soffrire come cani gli si spiega che è per il loro bene, ed ovviamente del mondo intero. Tutte queste persone sono pregne di religione mista New Age e trasudano un malessere malcelato dietro ai soliti mantra del volemo sebbene in armonia. Ho sempre voluto capire che cacchio avessero in testa queste persone che parlano con la Madonna, con gli alieni, aspettano astronavi che vengono a salvarli, eccetera. Per fare definitivamente luce sulla questione abbiamo qui con noi il dottore digitale Ermanno Alli Piceno, laureato alla scuola dell'Okuto Shinken di Tokyo. Ci illumini, dottore, per favore, grazie. Grazie per avermi invitato a parlare di questa scottante tematica. Un caro saluto alla community. Veniamo subito al punto. Che si tratti di una patologia mentale, che siano angeli, demoni, alieni e chi più ne ha più ne metta. Per semplicità, da adesso in poi, accomunerò questi concetti ad un'unica parola: parassita. 1. Il parassita è in grado di avere accesso a tutti i nostri pensieri, a tutto il nostro vissuto, a tutti i nostri traumi irrisolti, ed userà i nostri stessi schemi mentali, le nostre stesse credenze
e debolezze per soggiogarci. 2. Il parassita agirà in modo tale da farvi credere di essere speciali, dei predestinati. 3. Il parassita è in grado di alterare ed amplificare le nostre emozioni. Potreste trovarvi a piangere col cuore a pezzi per la morte di una formica, o provare un profondo odio per una persona che in realtà non vi ha fatto nulla. 4. Il parassita alla lunga è capace di svuotarvi completamente, di farvi diventare un burattino nelle sue mani. 5. Il parassita troverà sempre un nemico immaginario su cui scaricare odio e risentimento, nonché le colpe di ogni male. 6. Il parassita gioca con l'ego della vittima, azzerando o facendo balzare alle stelle la vostra autostima a seconda della sua convenienza del momento. 7. La vittima parassitata crea un muro impermeabile ad ogni cosa o concetto che possa aiutarla a comprendere il buco nero nel quale sta sprofondando. 8. Il parassita non ha fantasia e fa sempre le stesse cose. Vedi punti precedenti. Nei casi più gravi, ogni evento che contrasta col volere del proprio parassita viene cancellato e sostituito con ricordi falsi e artificiosi. La mia esperienza in merito a questa tematica mi porta a dire che il problema riguarda tutta la famiglia. Se la progenie è parassitata, lo sono anche i genitori. Purtroppo credo sia impossibile aprire gli occhi a queste persone, perché in automatico questo tentativo di aiutarli ci farà entrare in forte conflitto con loro. La battaglia per la consapevolezza contro il parassita è una questione personale. L'unico consiglio che mi sento di dare agli ascoltatori è il seguente. Se per caso un giorno dovesse palesarsi nella vostra mente la Madonna, un abitante di Alfa Centauri, un parente scomparso portatore di un messaggio per voi, se volete davvero vedere con chi avete a che fare, vi consiglio di usare la vostra volontà per creare uno specchio, riflesso, nel quale potrete vedere la reale forma di chi vi sta parlando. Grazie dottore per la sua preziosa testimonianza. Bene, in conclusione, esistono molti scritti e leggende che esprimono in termini fantastici delle realtà primordiali e attendibili. Narrano questa eterna lotta tra uomo ed altre entità risalente ad età remote. Purtroppo trattare questa tematica è oltremodo difficile se non impossibile, perché come tutte le cose esoteriche esse non sono rivelabili, non perché segrete, ma perché non comprendibili a chi non le conosce per esperienza diretta. Sicuramente non sono io ad avere in mano la verità, ma per quanto possibile risponderò ad eventuali quesiti nei commenti. È stato bello ragazzi, alla prossima!